Siamo nel 2008 e da poco il mondo dei videogiochi è assistito ad una rivoluzione targata Infinity Ward, una bomba chiamata Call of Duty 4 Modern Warfare. Un titolo che in poco tempo ha conquistato la scena videoludica per PC e console. Infatti questo gioco fu una novità assoluta per la sua epoca, con una storia ambientata ai giorni nostri a base di controterrorismo in Europa e Medio Oriente. Ma importante fu soprattutto il multigiocatore che stravolse completamente il concetto di deathmatch e di tutte le altre modalità tradizionali degli FPS online. Questo gioco diede vita ad alcune delle più importanti e memorabili mappe della storia di Call of Duty, come Shipment, Vacant, Crash e Kill House, giusto per citarne alcune. Tuttavia, mentre il mondo giocava nelle battaglie del XXI secolo, la seconda guerra mondiale non era del tutto finita negli studi di Treyarch, che decise di non voler ancora mettere un punto a questo grande conflitto. Perciò l'11 novembre 2008 verrà rilasciato Call of Duty World at War, un gioco che ci riporterà tra il 1942 e il 1945 dal punto di vista di un marine americano, il soldato semplice Miller, e il fusiliere sovietico Petrenko. Ma il punto forte di World at War non fu tanto la campagna, per quanto memorabile anch'essa possa essere, né il multiplayer rivisitato con gli elementi del gameplay di Modern Warfare, e nemmeno il suo remake su PS2, se qualcuno se lo stesse chiedendo. Infatti la vera novità introdotta da questo gioco fu Nazi Zombies, una modalità mai vista prima nella serie, che consisteva in una mappa bonus, ovvero Nacht der Untoten, letteralmente Notte dei Non Morti, inizialmente sbloccabile una volta completata la campagna, ambientata interamente in un bunker nelle zone rurali della Germania, in una notte nebbiosa dove dei Marines americani devono fronteggiare orde infinite di soldati nazisti non morti. Questa modalità fu un'ulteriore innovazione nella serie, destinata ad apparire su tutti i principali Call of Duty seguenti realizzati da Treyarch e non solo, diventando anche un segno distintivo di essa. Nacht der Untoten, ma in generale tutto Nazi Zombies, è facilmente definibile come l'esperienza zombies di Call of Duty più horror di sempre. Infatti tanti fattori come l'atmosfera grigia, nebbiosa, colma di interrogativi dati da un luogo mai visto prima, con pochi sprazzi di colore dati a sangue, fiamme, fievoli luci, dove l'unica cosa minimamente vicina all'uomo è l'urlo di dolore emesso al soldato reso abominio non morto, bastano a rendere un'idea di paura che evoca in noi la sola direttiva di sopravvivere. E in questo video andremo a parlare di cosa ha portato al successo questa modalità tanto da renderla un pilastro al franchise di Call of Duty. Vedremo anche come oggi World at War riesca a restare comunque in vita nonostante i suoi anni e tutti i rilasci della serie successivi. Io sono Gaz07X e vi do il benvenuto in questo nuovo video, vi auguro una buona visione. Innanzitutto, in cosa consiste esattamente Nazi Zombies? Beh, è una modalità molto semplice: pistola in mano, 500 punti per iniziare, uccidere gli zombie o costruire barricate alle finestre per ottenere più punti con cui sbloccare zone nuove nella mappa e acquistare armi da calchi di gesso sui muri o tentare la fortuna in una cassa che rilascia armi randomiche che spaziano dal peggiore dei fucili fino ad una pistola a raggi futuristica, mentre il ritmo della partita è scandito a round dove progressivamente aumentano le orde di zombie da combattere, che diventano sempre più resistenti e più veloci man mano che trascorrono i round, e se si viene colpiti 2 volte consecutivamente in poco tempo la partita finisce. Dunque, questa è una modalità che va dritta al punto, facile da capire ma difficile da padroneggiare, e proprio questa caratteristica ha reso Nazi Zombies tanto popolare fin da subito, con migliaia di giocatori che ogni giorno andavano nel bunker di Nacht per cercare di resistere qualche round in più del giorno precedente. Alcuni si dilettavano persino nello stabilire record mondiali di sopravvivenza, competizione ancora estremamente popolare nella community di questo gioco e di zombies in generale. Inoltre a Call of Duty serviva una modalità cooperativa tra giocatori che andasse oltre le tradizionali modalità a squadre degli shooter in prima persona come deathmatch a squadre o cattura alla bandiera. Con World at War la cooperazione tra giocatori è stato uno degli elementi su cui Treyarch ha voluto mettere maggiore enfasi, con la possibilità di giocare innanzitutto la campagna in compagnia, e scusate il gioco di parole, ma soprattutto qui su Nazi Zombies, che è giocabile con un massimo di 4 giocatori online o in split screen. Parte del successo della modalità è data anche dai DLC rilasciati in corso della vita di World at War, che non solo hanno introdotto altre mappe memorabili nella storia di Call of Duty Zombies come Verrückt, Shinonuma ed Riz, ma ha anche dato vita ad alcuni dei personaggi più amati del franchise, quali Edward Richtofen, Takeo Masaki, Tank Dempsey e Nikolai Belinsky, iniziatori di quella che penso sia una delle lore più complesse nella storia dei videogiochi. In più, con queste mappe furono anche aggiunti alcuni miglioramenti generali alla modalità, che è perciò diventata più rifinita, più complessa dal punto di vista delle meccaniche e in modo ossimorico anche più semplice sotto certi aspetti, ad esempio con nuovi nemici come gli Hellhounds o l'introduzione dei perks, potenziamenti sotto forma
trasforma in bottiglie consumabili dai giocatori in cambio di punti che conferiscono abilità come maggiore resistenza ai colpi agli zombie, maggior cadenza di fuoco, velocità di rianimazione aumentata e altri. Ma anche una nuova macchina, il Pack-a-Punch, che in cambio ai 5000 punti è in grado di potenziare un'arma a scelta del giocatore. Tutte queste novità hanno permesso a Nemesis Zombies di avere sempre qualcosa di nuovo per tutta la durata della vita di World at War e ovviamente oltre. E piccola curiosità, in Nemesis Zombies doveva esserci anche una quinta mappa sviluppata nel 2009 e che non fu rilasciata siccome poche settimane prima venne lanciato Call of Duty Modern Warfare 2 e dunque Treyarch, per evitare un conflitto di interessi con Infinity Ward, decise di non rilasciarla come un nuovo DLC per World at War, e questa mappa era niente meno che Kino der Toten, inserita poi un anno dopo su Call of Duty Black Ops Zombies. E ad oggi, dopo quasi 16 anni dalla sua uscita, Nemesis Zombies è ancora giocato da migliaia di fan di lunga data, ma anche da molti nuovi giocatori che su console e PC ritornano a giocare su World at War, a Naxx der Untoten e a tutte le altre mappe della modalità, malgrado questo bunker sia stato riproposto più volte negli Zombies successivi, ad esempio come DLC per Black Ops, poi in un campo di grano in Transit in Black Ops 2 e infine in Die Maschine su Cold War. E nonostante tutte le innovazioni nel corso degli anni in questa modalità, una buona parte dei fan sembra essere sempre più desiderosa di un ritorno alle radici di questa grande parentesi di Call of Duty, una modalità Zombie Surround, che con grande entusiasmo da parte di molti tornerà quest'anno con Black Ops 6. Ma parliamo ora della situazione World at War nei casi specifici delle piattaforme, partendo dalla versione Steam, che conta in media oltre 500 giocatori giornalieri. E questi numeri sono anche dati dall'utilizzo di client di terze parti come la mod del team di Plutonium, che funzionando grazie ai file della versione Steam permette ai giocatori di accedere a server più sicuri di quelli presenti nel gioco originale, e ciò perché World at War, così come molti altri Call of Duty su PC rilasciati precedentemente a Black Ops 3, soffre di molte vulnerabilità per quanto concerne il gioco online. Infatti è possibile trovarsi attraverso esecuzioni di codice remoto o RCE in inglese, malware installati nel proprio computer, attacchi DOS, hacking dell'account Steam e molte altre spiacevolezze. E con l'uso di client come Plutonium nel caso dei titoli Treyarch, ma anche di altri come X-Labs, è possibile giocare in completa sicurezza. E malgrado la chiusura dei servizi di X-Labs e di molti altri client analoghi lo scorso anno sotto sollecitazione di Activision, Plutonium è ancora in attività, permettendo a centinaia di persone ogni giorno di collegarsi online su World at War senza timore di subire attacchi al proprio PC. Su console la situazione è invece diversa, infatti i porting per PS3 e Xbox 360 di World at War, come tutti gli altri vecchi Call of Duty per queste console, non sono soggetti alle vulnerabilità delle versioni PC, e quindi su questo gioco è possibile trovare centinaia di giocatori online ogni giorno sia su PS3, su cui il player count varia in base all'orario dalle poche decine alle centinaia di giocatori, che sull'Xbox, dove si ha una fanbase ancora più grande grazie alla retrocompatibilità e anche grazie agli aggiornamenti che Activision ha rilasciato per questo gioco per migliorarne ulteriormente la sicurezza a seguito dell'acquisizione dello studio da parte di Microsoft lo scorso anno. In conclusione, Nemesis Zombies possiamo dire con certezza che ha rivoluzionato questo franchise tanto quanto Call of Duty 4, e molti fattori come l'atmosfera diversa di questa modalità rispetto a quella comunque cupa ma edulcorata della campagna del multigiocatore World at War, ma anche la semplicità della sua formula di gameplay, la sfida che porta con sé e la rigiocabilità pressappoco infinita grazie a match sempre diversi, hanno reso Nemesis Zombies un cult indiscusso al gaming moderno. E il fatto che ancora oggi sia giocato non solo da giocatori di lunga data ma anche da molti che non l'avevano mai provato prima dimostra quanto ancora sia influente sui fan della serie e sui titoli stessi, che hanno portato avanti in tutti questi anni la saga cominciata tra le tenebre della notte in un bunker nel cuore della Germania. Dunque, spero che questo video vi sia piaciuto, fatemi sapere qua sotto nei commenti se avete mai giocato a Nemesis Zombies e in tal caso quali sono i vostri migliori ricordi su questa modalità, e perché no anche se avete giocato ad altre modalità zombies della serie e qual è la vostra preferita. Ma prima di concludere ci tengo a ringraziarvi nuovamente di cuore per il recentemente raggiunto traguardo di 300 iscritti. E inoltre vorrei anche salutare Christian, che sotto il video inerente a Black Ops 2 per Wii U ha chiesto di essere salutato. Grazie a tutti della visione e per il vostro supporto, noi ci vediamo in un prossimo video.